Amici romani, oggi faccio i gnocchi di semolino. So che è una ricetta romana, però non la faccio alla romana, la faccio alla Gabriele, quindi abbiate pietà nei commenti. Prendiamo una pentola da forno, questa è in ghisa ma va bene anche una Pyrex, una pirofila o una pentola, basta che una componente in plastica perché poi in forno, se poi basta è meglio. Un po' di olio d'oliva perché dobbiamo fare un po' di sugo di pomodoro. Cipollina, se volete potete metterci anche l'aglio, oppure anche solo aglio, come preferite. Spicchiettino di aglio, se volete anche il peperoncino, naturalmente sono facoltativi. Ci aggiungiamo circa 300 g di salsa di pomodoro crudo abbastanza concentrata, di passata, di pelati, di pomodoro a pezzetti, quello che avete, conserva fatta in casa. Un goccino di acqua per allungarlo se denso, naturalmente fate il sugo di pomodoro come preferite, se volete mettergli anche il concentrato, se volete metterne di più, se volete metterne di meno, l'importante è che ci siano almeno 2 cm di sugo nella pentola. Se il pomodoro è buono non c'è bisogno di metterci lo zucchero, altrimenti mettetelo, però insomma non ci va. Un po' di origano, perché adesso siamo in inverno, qua basilico non c'è, se no ci mettete il basilico, giratina, deve essere abbastanza liquido, copriamo, abbassiamo il fuoco, deve cuocere per mezz'ora circa. Facciamo l'impasto dei gnocchi alla romana, mezzo litro di latte, lo dobbiamo far riscaldare. Burro, la ricetta per mezzo litro ne prevede 60 grammi, io ne metto 30, ma se volete potete anche non metterlo, mettete l'olio. Un po' di sale, non troppo perché ci va anche il formaggio dopo, e già che ho in mano il sale ne metto un pochino anche nel pomodoro che prima mi sono dimenticato. Noce moscata o pepe, quello che preferite. Pesate, mi raccomando pesate perché bisogna essere precisi, altrimenti non raggiungete la consistenza perfetta. 130 g di semolino. Se non volete andare a sbattervi a comprare il semolino, usate la semola che avete là imboscata da 2 anni nell'armadietto, andrà bene lo stesso, cucinerà magari invece di 4 minuti in 2, ma va bene lo stesso, un po' più fine. Va bene anche la rimacinata volendo. Quando il latte incomincia a fare vapore, è caldino e il burro è sciolto quasi del tutto, cominciamo a mettere dentro la semola un po' alla volta. In questa fase ricordatevi di abbassare un po' il fuoco perché se incomincia a bollire di colpo magari vi scottate, quindi abbassate il fornello. Nel giro di 1 minuto si asciugherà, lo dovete far cuocere dai 2 ai 5 minuti a seconda se avete utilizzato la semola rimacinata o il semolino che è più grosso. Quando non ce la fate più con la frusta girate con un cucchiaio. Quando raggiunge questa consistenza di un purè molto ma molto denso e si stacca dai bordi della pentola, è cotto, lo tirate via dal fornello e lo lasciate qua 2 minuti. Adesso dobbiamo metterci il formaggio e 2 rossi d'uovo, però bisogna aspettare 2 minuti appunto perché sennò mettiamo dentro, facciamo la frittata, facciamo pasticcio, quindi aspettiamo 2 minuti. Se avete fretta potete rovesciare l'impasto dentro un contenitore freddo, però io eviterei di sporcarlo, aspettiamo 2 minutini. Dopo qualche minuto ci metto circa 40-50 g di formaggio. Incorporate il formaggio, va bene il grana, va bene il parmigiano, va bene il pecorino, basta che sia un formaggio da grattugia. Preparate intanto 2 rossi d'uovo, via il bianco, che ci facciamo una frittatina domani mattina. Ma che belli che sono questi ovetti, sono belli freschi, sono ancora caldi, c'è la gallina che mi sta ancora cercando. Ci mettiamo dentro i rossi d'uovo e li incorporate uno alla volta. Povera gallina. Mi dispiace, ma... Io voglio bene alle mie galline, non gli tiro neanche il collo, però insomma un ovetto ogni tanto bisogna rubarglielo. Nel frattempo il pomodoro ha cotto mezz'ora, questa è la densità giusta e lo tiriamo da parte. Un piatto con sotto un pochino di olio, poco, acqua per bagnare le mani e mozzarella. Bagno le mani per lavorare i gnocchi, ecco, l'impasto deve essere ancora caldino, tiepido. Bagno bene le mani, prendo un po' di ripieno, una manciatina, bagno anche l'altra mano, bisogna dargli una forma rotonda, ecco, anche più piccola di così. Ci mettiamo in mezzo un pezzo di mozzarella pasta dura oppure scamorza, non usate formaggi che si sciolgono troppo o che fanno acqua, lo mettiamo in mezzo, lo chiudiamo, se è il caso che volete metterci un altro pezzettino di impasto ce lo mettete, bagniamo sempre le mani e facciamo una pallina cercando di lasciare il nostro pezzo di formaggio al centro della nostra polpetta. La arrotondate un po' e la mettete qua. Se avete in giro i figli nipotini che non sapete cosa fargli fare, questo è il lavoro perfetto.
facciamola bene. Allora, bagnare le mani, acqua fredda, la quantità che preferite, ma cercate di stare un po' abbondantini, in mano, sempre mani bagnate, la arrotondiamo un po', facciamo un buchino in mezzo, mi raccomando la grammatura del semolino e il peso del latte. Dentro ci mettiamo un pezzettino di formaggio, perché se non raggiungete la consistenza giusta poi dopo non riuscite a fare bene questo lavoro. Lo chiudiamo, lo arrotondiamo un po', se serve acqua ne prendete ancora, tanto male non gli fa, e lo mettiamo sull'olio. In questa fase ricordatevi di accendere il forno a 200 gradi, se li volete fare subito, se no li lasciate in frigo, li fate la sera per la mattina per la sera. L'importante è l'ultima fase di cottura, farla nel forno. Il bello di questa ricetta è che questi gnocchi ripieni li potete preparare anche un giorno per l'altro, li tenete lì in frigorifero, potete farli anche senza sugo, potete farli anche cotti in padella senza il forno, potete farci quello che volete con questi cosi qua. Un po' di formaggio anche sopra ogni gnocco. Mettiamo in forno 200 gradi 15 minuti, il tempo che si devono gratinare un po' sopra e sono pronti. Pronti! Ci ha messo 20 minuti, ma lì dipende un po' dal forno. Profumino spettacolo! Si sente un profumino misto di gnocchi alla romana, pizza, pomodoro, buonissimo. Due io, due te, due ragazzi, una zampa e i conti tornano. Ma che bello, io mi mangio due di queste e sto a posto. Ma che belli, mamma che morbidissimi, stanno insieme benissimo. Vediamo un po' cosa succede se apriamo qui. Ma che buone, dai, andiamo a mangiare, dai. Vado? Bollettone in testa, quello delle casalinghe, sai, però non ho i capelli, cosa mi metto a fare il bollettone? Farò gnocchi di semolini, faccio come Mussolini. Romani! Like! No, io non ci riesco a chiedere i like, dai, una barbonata. Si vede che sono gonfio, sembra un scoiattolo qui, un po' gonfio, fa anche male. 130 grammi di semolino, va bene anche la semola, l'unica cosa è che la semola magari cuoce in 3 minuti, il semolino cuoce in 5, però è importante che la pesiate, 130 grammi, se no poi non avrete la consistenza giusta. Poi pesatelo, cazzo, però non pesate la roba, porca puttana, non riuscite mai a fare niente giusto.